Perfetto. Okay, recording and also so share to the group. Go live. Okay. It's loading. We should be live in a few more seconds. And then I think. In diretta. Perfetto, io adesso la metto anche sulla pagina. Mm-hmm. Allora, che faccio? Allora, facciamo così. So everyone in the association will see me drinking, but it's light stuff. It's Amaro. Joe, you probably know Amaro, right? Sì, il digestivo, no? Ci vuole. Mm-hmm. Yeah, exactly. Ah, Marco addirittura il banner IC dietro, grandissima professionalità. Ma è un telo quello, Marco, dietro? Sembra una tenda forse. No, dicevo il bianco, sembra un telo. Sì. Vedi chi c'ho qui di dietro? Cos'è, Salvador Dalì? Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, guarda la camicia rossa. Sorry, it's too small for me. Sì, lo so. It looked like one of those, melting, Sì, no, melting clocks on a horse. Quello lì è una stampa da una rivista dal 1800, Cavoli. L'ho trovata a Gettysburg, sai che è una famosa battaglia della guerra americana. Sì. Sì. L'avevo Civil War, in right? negozio. Paul, you have euphorbia plant in your window? I do indeed. Euphorbia? Ciao Paolo. So what do you think, Livio? We start at 9:05. Yes. Cosa dite? Iniziamo, poi aspettiamo che così arrivano anche altri man mano. Sì. Vai, fai le introduzioni, Livio. Va bene. Allora, grazie a tutti. Questa sera abbiamo ancora il dottor Paul Loisel che è nostro ospite, relatore. Lo ringraziamo già da adesso per la sua grande competenza e disponibilità. E ci presenta stasera i cicli del Lago Vittoria, che sono
un argomento che ahimè sta passando molto sotto traccia, perché è molto difficile, perlomeno in Italia, ma non solo, mi sembra, avere delle ceppi puri, delle popolazioni e riuscire ad allevarli con continuità. Quindi ringraziamo Paul per questo argomento, per la sua presentazione, perché è davvero un argomento interessante che ha a che fare non solo con la cicridofilia, ma anche con l'ambiente che viene, come dire, colpito dall'azione umana e non solo. Beh, direi che iniziamo quindi questa serata. Grazie a Paul e grazie a Nea che lo tradurrà in consecutiva. È un piacere, come al solito. Okay, Paul, I think you can go ahead and maybe share your screen. Good. Ready when you are. All right, well, buonasera to everybody on the other side of the Atlantic. And today we will talk about the survivors, what's left of the haplochromine radiation of the Lake Victoria Basin. Sì, Paul saluta tutti dall'altra parte dell'Atlantico, lui chiaramente sta in New Jersey, Stati Uniti, e stasera parliamo dei sopravvissuti, ovvero quel che resta della radiazione degli haplocromini nel lago Vittoria e laghi annessi. Victoria is the world's third largest lake. It's exceeded in size only by Lake Superior in North America and the Caspian Sea. It's a shallow lake. It's not a true rift lake. Maximum depth is 80 meters. Average depth is 40 meters. And as I say, it's not a rift lake. A rift lake is essentially a deep crack in the earth that's full of water. Lake Victoria was formed when mountain building to the west caused rivers that used to flow westward to reverse their flow into a shallow basin. The present lake is the third lake to occupy that basin, and it's a very young lake. It's only about 13,000 years old. The previous lakes, and we know this because we have fossil evidence, had a fish fauna that wasn't that different from what we find in the Nile River. The present lake is isolated from the rest of the Nile by the Murchison Falls, and this basically permitted the evolution of a fish fauna that is essentially dominated by cichlids. Sì, allora all'inizio parliamo dei fatti principali della storia, soprattutto geologica del lago, che il lago Vittoria è il terzo lago più grande del mondo, superato solo dal lago Superior e dal Mar Caspio, che si chiama mare ma in realtà è un lago. È un po' particolare rispetto ai laghi della est africani, quindi quelli della Rift Valley, perché non è un tipico lago da Rift Valley, che sostanzialmente consiste in laghi che hanno riempito con acqua delle spaccature nel terreno lunghe e strette, come il Tanganyika o il Malawi, ma questo è un lago piuttosto esteso, non dalla tipica forma allungata, e anche non profondo, con una profondità media di 40 metri. In realtà questo lago è il terzo lago che occupa, diciamo, cronologicamente questo stesso punto, e i predecessori erano direttamente connessi al corso del fiume Nilo. Il lago Vittoria attuale invece è abbastanza giovane come origine, circa 13.000 anni fa, quindi molto recente in termini geologici, e è separato dal Nilo il fatto che ha permesso lo sviluppo di una ittiofauna soprattutto dominata dalla famiglia dei ciclidi. The lake is shared by 3 different countries: Uganda in the north, Kenya to the east, and Tanzania to the south. Il lago è condiviso da 3 stati diversi, cioè l'Uganda a nord, la Tanzania a sud e a est. What's at the east? Kenya, should be. E il Kenya a est. Yeah.
Paul, we cannot see the slides advancing, so we... And also, Paul, you're not in full screen. We see Well, we the can correct that sidebars. easily enough. Yeah, if you're on a double screen setup, Paul, maybe you I am trying to get to full screen. Are you on a double screen setup? Like you hooked up some external monitor? No, I'm just dealing with my computer. Okay. So that's not the issue. The third bottom at the bottom of the slide, near 78%. No, yeah, he's in slideshow mode because we see this resume slideshow popping on and off, but we see no change in what we... Okay. Okay, here we go. Perfect. Thank you. Are you set now? Yep, this worked. Thank you, Paul. We see the limnological characteristics. The Lake Victoria has alkaline water, but it's relatively soft. pH range 7.0 to 8.6. And that, of course, has obvious implications as far as keeping the animals happy in captivity is concerned. It's a tropical lake, temperature range between 21 and 27 degrees Celsius. Originally, the entire water column of the lake was well oxygenated. So you actually did have at one time a distinctive deep water fish fauna. This is no longer the case. The lake is now anoxic at depths greater than 20 meters. It used to be an oligotrophic lake, low nutrient value and very clear water. It has become increasingly eutrophic over the last 75 years. Visibility has declined from 8 meters in the 1920s. It's now presently 4.2 meters at best, and visibility can drop to 0 locally due to very heavy algae blooms. The lake level has fluctuated significantly on both a long-term and a short-term basis. The lake dried out completely 13,000 years ago, but 8,000 years ago, the water levels were high enough so that the lake had 2 outflows. One, the present one in the north that flows into the Nile, and another one that flowed to the east near the present Mwanza Gulf in Tanzania. The lake level also rose abruptly about 3 meters in the late 1950s, and this had considerable impact on the present nutrient balance in the lake. Lake Victoria used to be bordered by a belt of riparian forest. And because that forest provided shade for tsetse flies, you did not want to build your farm right next to the lake. It was basically effectively a death sentence from sleeping sickness. The high water levels in the 1950s killed off that forest. So basically, you don't have to worry about sleeping sickness anymore on the shores of Lake Victoria. And what that has meant is that people have been cultivating the land right down to the edge of the lake. And that has been a significant source of what we call non-point source pollution to the lake today. Sì, allora, qui ci sono un po' di cose da dire. Innanzitutto la chimica dell'acqua del lago è ha un'acqua abbastanza alcalina, ma non troppo. Però dall'altro lato, rispetto ad altri laghi della Rift Valley, la conducibilità e la durezza sono abbastanza moderate, non sono estremamente tenere le acque, ma neanche dure come il Malawi e di certo non come il Tanganyika. È un lago tropicale, quindi tipicamente le temperature vanno da 21 a 27 gradi a seconda delle stagioni. Un tempo l'intera colonna d'acqua, quindi abbiamo detto che media profondo 40 metri, era ben ossigenata, però in tempi più recenti in realtà c'è una zona anossica che parte già
a 20 metri di profondità e che quindi ha, diciamo, la parte di fauna etica che abitava le profondità, quindi sotto i 20 metri, ad oggi non c'è più. Un tempo la visibilità del lago era superiore, già negli anni, alla fine degli anni 20 era il doppio della visibilità media che c'è ad oggi e, punto importante, questa visibilità può arrivare a 0, quindi sostanzialmente vedete uno schermo verde appena vi immergete sott'acqua, a causa delle fioriture improvvise di alghe. Un'altra cosa importante è che il livello del lago è cambiato abbastanza in maniera importante. Come abbiamo detto, il lago si è completamente seccato 13.000 anni fa, ma 8.000 anni fa diciamo, si era innalzato abbastanza da avere, oltre allo sbocco che ha adesso a nord verso il Nilo, si era esteso a tal punto da avere un altro sbocco in quello che è ad oggi il Golfo di Moanza. Un'altra cosa importante è la storia più recente, quindi negli anni 50 il lago è cresciuto di circa 3 metri come livello dell'acqua, il che ha avuto un effetto positivo che è stato diciamo, eliminare la presenza della mosca tsetse che rendeva impossibile abitare sulle coste del lago a causa delle malattie che porta, ma dall'altro lato questo ha permesso appunto l'assenza della mosca tsetse, ha portato a colonizzare molto più vicino alle coste del lago e quindi a portare tutta una serie di inquinanti dovuti soprattutto all'agricoltura, allo sfruttamento del suolo che poi vedremo nel resto del racconto sono diventati nel tempo un problema. And there you can see an example of the problem. This is an aerial photograph showing sediment inflow in the Mwanza Gulf region of Tanzania. And the fact that we have had explosive blooms of water hyacinth is another indication of the fact that you're dealing with a lake that's become very eutrophic. Water hyacinth only does well in water that has a very high level of nutrients. And unfortunately, human sewage and other effluents provide exactly the sort of nutrients that water hyacinth does very well on. E qui con queste due foto, una aerea e una delle rive del lago, vediamo come il fatto che il lago sia cambiato da un setting oligotrofico a uno eutrofico, che vuol dire che contiene molti nutrienti all'interno dell'acqua, si vede sia dal fatto che è evidente il sedimento qui nella foto a sinistra, che è quella parte gialla, dove ad oggi c'è il Golfo di Mwanza in Tanzania, e un'altra cosa è l'esplosione dei giacinti d'acqua nella foto in basso a destra, che diciamo ecologicamente avviene quando c'è un'acqua molto ricca di nutrienti. The Aboriginal ichthyofauna of Lake Victoria was dominated by cichlids. Exactly how many we can't say for sure, but at least 500 species by best estimate. Apart from 2 Oreochromis species, which you'll see in a little while, all these fish are haplochromines. And with the exception of the 3 illustrated species here, the Statotilapia nubula, Pseudocrenolabris victoriae, Nastatoreochromis alaudi, all of them are endemic to Lake Victoria. They're found there and nowhere else. E quindi la fauna originaria aborigena del lago è largamente dominata dai ciclidi. Non sappiamo precisamente quanti fossero in termini di specie, ma si stima che fossero 500 specie. Ci sono solamente 2 specie di Oreochromis che vedremo nel proseguio, e tutti gli altri sono ciclidi aplocromini. Tutte queste specie erano endemiche al Lago Vittoria, che vuol dire che esistono nel Lago Vittoria e solo lì, a parte queste 3 illustrate qui, che sono presenti anche in altri posti.
The Lake Victoria species flock is one component of what I refer to as the northern cichlid flock. These fish are very similar in overall appearance to the fish that you would find in Lake Kivu, in Lakes Edward and George, and in any number of satellite lakes around the periphery of Lake Victoria. The reason for that is that they have basically a common origin. Questo è un primo flock dei pesci, dei ciclidi endemici del Vittoria, che è quello che è chiamato il flock del nord. Questi sono pesci che si trovano identici nei laghi Kivu, George e Edward anche, che sono dei laghi satelliti nel Vittoria che appartengono comunque al bacino, che si trovano verso nord. Another example that demonstrates the reality of this common origin is the fact that the fish in all these lakes share a common pattern of heteromelanism, where you have basically a piebald or speckled appearance. The classic OB pattern, which is essentially orange and black, we call the black and silver, where the base color is silvery white with black blotches. Salt and pepper, which is lots of small black spots over a lighter background. And then finally, the classic piebald pattern. This is found not only in Lake Victoria, but it shows up in these other lakes as well. And again, it's evident for the fact that these fish have a common origin. E appunto il fatto che questo primo gruppo di specie abbiano una origine comune è testimoniato anche dalla presenza di alcuni tratti come l'eteromelanismo, quindi questa apparenza a spot melanici, che è confuso un po' o simile all'OB, che è più noto del Malawi. E tutti questi pesci appartenenti a questo gruppo presentano queste caratteristiche non solo nel Vittoria ma anche in questi laghi satelliti. Another phenomenon that is common to the Victorian flock and these other lakes is what I call the phenomenon of light phase and dark phase polymorphism, where what we typically have is a brightly colored light phase fish, and what seems to be the default color pattern that can show up under certain circumstances is a very dark colored fish. My gut suspicion is the dark phase represents the primitive, and the lighter phase fish are animals that have evolved subsequent to the colonization of a shallow lake like Lake Victoria. So, Paul, I have a small question here. So, is the light phase and the dark phase happening in different specimens, or is it the exact same fish that can transition between the phases? It's basically different specimens. Okay. What surprised me when we were working with the Kenya flameback is we had animals that were male and female were both classic light phase fish, and all of a sudden a third of the fry that showed up in one of the spawns were dark phased animals. I see. Thank you. Quindi un'altra cosa un altro segnale che accomuna tutti questi pesci è la presenza di queste due fasi di colore contrapposte. Quindi si trovano nella stessa specie, nella stessa popolazione, pesci a fase chiara, con questi colori molto brillanti che vedete a sinistra, e pesci con fase scura, con colori più tendenti al nero e in generale più scuri. E questa cosa avviene in maniera un po' randomica. Infatti Paul raccontava che anche incrociando maschio e femmina di fase chiara, comunque se avviene che può avvenire che un terzo dei piccoli siano in realtà a fase scura. To understand why this is the case, we have to understand a little bit about the historical geology of this region. Right now, we have 3 separate lakes in the rift system: Lake Kivu, Lake Edward, George, and Lake Albert. And these are separate lakes. Right now, Lake Kivu flows into Lake Victoria, rather into Lake Tanganyika. But this is a relatively recent phenomenon. Within the last 100,000 years or so,
Lake Kivu flowed into Lake Edward, which then flowed into Lake Albert, which then flowed into the Nile. Unlike Lake Victoria, which is a shallow lake, Kivu and Edward are deep lakes. So even during the dry period when Lake Victoria disappeared, Edward and Kivu remained viable habitats for cichlid fish. And we again know, because of work that's been done by geologists, that not only did Lake Kivu formerly flow into Lake Edward, it also connected with the Kagera River, which it flowed into Lake Victoria. So apparently what happened is that Edward and Kivu were the stable refuges for haplochromine cichlids during these very dry periods. And when the climate changed and it became rainy again and Lake Victoria filled up, this basin was colonized from both Lake Kivu and Lake Edward George. It was not a single colonization. The genetic evidence suggests that there were more than one wave of colonization. And there's also some evidence based on genetic work that a number of the genera that exist in Lake Victoria today are the result of hybridization between some of these colonizing species. And some of the generic names that you see today in this particular program, I am sure are going to change over time as we get a more detailed picture of the genetic structure of the Lake Victoria cichlid flock. Thank you, Paul, very interesting. Quindi per capire chiaramente come sono arrivati questi pesci nel Victoria, bisogna parlare un attimo della storia e dell'evoluzione geologica e idrografica di questa zona. Come vedete qua sulla sinistra, nella continuazione della vera Rift Valley che va verso nord rispetto al lago Tanganyika, ci sono allineati 4 laghi circa: il Kivu, l'Edward, George e Albert. Questi sono, soprattutto Edward e Kivu, sono veri Rift Lakes, quindi sono laghi profondi, e che in quanto laghi profondi hanno resistito ai periodi di secca dove invece il lago Vittoria si è asciugato. Anche la loro connessione è cambiata nel tempo, quindi ad oggi il lago Kivu in realtà è connesso al lago Tanganyika tramite il Rusizi, il fiume marcato con l'8. In realtà un tempo il lago Kivu era connesso al lago Edward, che poi a sua volta era connesso col lago Albert e finiva lì sopra nel Nilo, che è marchiato con il numerello 1. Quindi realisticamente quello che può essere successo è che il lago Edward e Kivu, essendo sopravvissuti ai periodi di secca, abbiano un po' svolto il ruolo di porti sicuri per gli haplochromini del flock del Victoria, e una volta che sono sopravvissuti in questi 2 laghi, e una volta che il livello delle acque si è rialzato, il lago Vittoria si è riempito, siccome questi laghi poi sono connessi al Vittoria, che queste specie abbiano ricolonizzato il Vittoria, che nel frattempo si era svuotato e riempito, portando nuove specie. Questa cosa non è avvenuta una sola volta, e ci sono prove in studi genetici che lo testimoniano, ma è avvenuta in più fasi successive, e tante delle specie che oggi abitano il lago Vittoria in realtà sono anche nate come frutto dell'ibridazione di specie che erano presenti nel lago Kivu e Edward, che sono arrivate in fasi diverse e poi si sono ibridate all'interno del lago Vittoria. E per questo ci si aspetta che insomma molti dei pesci che vediamo nella lezione di stasera probabilmente cambieranno nome e saranno riorganizzati tassonomicamente quando si studieranno meglio, soprattutto geneticamente. To understand the present situation of haplochromine fish in Lake Victoria, we have to understand the history of the commercial fishery in Lake Victoria. The aboriginal fishery in Lake Victoria was based on 2 tilapia species, Oreochromis esculentus, the Ngege, and Oreochromis variabilis, the Imbiru. There was an incidental fishery for alabio species and for catfish and for the lungfish. But the 2 tilapias were the dominant fish in the fishery. And these fish were basically exploited using very sophisticated fish traps, or keke,
hook and line, and fish spears. This is the aboriginal fishery in Lake Victoria, and this was the case until basically the early years of the 20th century. Allora, parliamo un attimo della storia della pesca nel lago Vittoria, che tradizionalmente fino quindi ai primi anni del Novecento si basava su due specie, diciamo, interessanti per il consumo umano. Sono queste due specie di Oreochromis, l'Esculentus e il Variabilis. Ngheghe e Biru sono i nomi locali per queste due specie. Poi c'erano altre specie interessanti, ma in modo minore, come i Protopterus, i lungfish e alcune specie di labeo, ma la pesca era sostanzialmente basata in modo tradizionale su trappole molto elaborate per catturare queste specie di pesci, pesca con l'amo e fiocine lanciate a mano o con insomma strumenti rudimentali. Questa cosa ovviamente cambierà con l'arrivo del XX secolo e tutto avrà un impatto sulla fauna locale. In the early years of the 20th century, British colonial authorities introduced gill nets to Lake Victoria. And as you can see from this particular diagram, what happened was predictably what always happens when gill nets are introduced without an effective regulatory mechanism. Catches were initially very high, and because gill nets are selective, the first fish that were caught were all the biggest fish. And when that catch dropped off, people started making the meshes of the net smaller and smaller and smaller, and eventually they reached the point where they were catching the fish before they had a chance to breed. So essentially, by the late 1940s and early 1950s, for all practical intents and purposes, the tilapia fishery for native fish in Lake Victoria had collapsed. E quindi ovviamente con l'avvento del XX secolo e quindi la colonizzazione britannica arrivano nuovi metodi di pesca, e in particolare le reti, queste che si chiamano gill nets, che sono quelle che si incastrano nelle branchie dei pesci. Ovviamente questo metodo di pesca è selettivo, quindi a seconda dell'ampiezza della maglia della rete si riescono a catturare selettivamente pesci da una certa taglia in su. Ovviamente questo metodo di pesca all'inizio dà grandi risultati, perché è un metodo che non è mai stato usato e si pescano un sacco di pesci, ma vedete come le catture per ogni rete, per ogni notte di pesca crollino abbastanza velocemente negli anni, e questo spinge i pescatori a rendere le reti meno selettive e quindi a rendere la trama della rete più piccola, e quindi catturare anche pesci di taglia più piccola e quindi più giovani. Continuando in questo processo, chiaramente si arriva già negli anni 40-50 a pescare i pesci prima che siano in taglia riproduttiva, e quindi sostanzialmente a svuotare il lago interamente della popolazione di questi Oreochromis, soprattutto che erano i pesci interessanti per il consumo umano. The consequences of this collapse were quite serious, because the Lake Victoria fishery effectively provided animal protein to several million people living in the immediate vicinity of the lake and quite some distance away, because these fish were traded as dried fish over a considerable distance. So the first suggestion that was made was, well, let's see if we can introduce other tilapia species that can basically take the place of Mbiru and Ngege. So two Oreochromis species, Oreochromis niloticus and Oreochromis leucostictus, were introduced. Niloticus, of course, comes from the Nile Basin and further west in West Africa. Leucostictus is endemic to the Lake Edward George system. Coptodon zilli, again from the Nile Basin, was also introduced. And it was finally proposed fairly late in the game that Nile perch be introduced as a way of converting haplochromines, which were considered to be too small to be commercially valuable, into catchable fish. All the tilapias succeeded in establishing themselves, but Leucostictus and zilli never became abundant enough to be important in the fishery. Niloticus did much better, and in fact, Niloticus now dominates the gillnet fishery in Lake Victoria today.
And when the Nile perch was introduced, unfortunately, it also succeeded in establishing itself. It took its time. It took the better part of 25 years before the population became large enough to negatively impact the haplochromines, but eventually it did reach that particular point. Sì, quindi allora, chiaramente dopo questo collasso delle popolazioni degli Orochromis che già si trovavano nel lago Vittoria, venne la grande idea, che di solito non è mai una buona idea, di introdurre specie aliene che in Vittoria non c'erano per, diciamo, come sostituti di queste popolazioni di Orochromis che non riuscivano più a venire pescate in quantità sufficiente per sostenere milioni di persone che dipendevano dalle proteine animali che sostanzialmente provenivano quasi interamente dalla pesca al lago Vittoria in maniera sostenibile. Quindi sono state introdotte le 4 specie che avete visto nella slide precedente, quindi 2 specie di Orochromis, una dal lago Edward e una dal bacino del Nilo, chiaramente, un Coptodon zilli, che è anch'esso del bacino del Nilo, e più tardi il Lates Niloticus, che è un grande predatore, come modo per convertire in grande abbondanza di haplochromini presenti nel lago, ma che insomma sono pesci troppo piccoli per essere interessanti come cibo, perché sono talmente piccoli che rimane davvero poco da mangiare, e quindi il Lates, cibandosi di questi altri pesci come prede, poteva convertire in qualche modo le proteine dei pesci piccoli in un formato più spendibile per il consumo umano. Alcune specie non si sono stabilite benissimo, invece l'Oreochromis niloticus sì, e lentamente ma inesorabilmente, vedremo perché poi è stato un male, anche il Lates ha preso un trend crescente in termini di popolazione, con degli effetti nefasti sul resto della fauna ittica del Vittoria. The Lates introduction, from a purely commercial perspective, was a great success. It produced an extremely profitable commercial export fishery. Most of the Lates caught in Lake Victoria are not consumed locally. They're basically processed and exported. The only Lates that people can afford to pay or to buy are juveniles that are caught incidentally in a seine fishery, and they're typically sold smoked. The predominant fish consumed locally now in the Victoria Basin is a little pelagic freshwater minnow known as omena locally. Rastrinabola is a generic name scientifically. And to a lesser extent, the Nile tilapia, although that also has become essentially now an export type fishery. And as you can see from that specimen that's being held up for the camera, Oreochromis niloticus is doing very well for itself in Lake Victoria indeed. Sì, quindi parlando in realtà dell'operazione commerciale dell'introduzione del Lates, questo è stato un grande successo, perché è riuscita nell'intento di creare diciamo un'industria di export e di pesca di una specie interessante e redditizia. Gran parte in realtà del Lates pescato nel Vittoria non è poi consumato dai locali destinato al mercato locale, ma viene processato e esportato, quindi congelato o secco in altri modi. Gli unici Lates che i locali possono permettersi di mangiare sono dei giovani, che sono di solito venduti affumicati, perché chiaramente hanno un prezzo molto minore, non si riesce a fare i filetti belli come insomma il mercato dell'export richiede, e ad oggi quello che si pesca soprattutto per il consumo locale sono queste piccole sardine d'acqua dolce, che ci sono anche in altri laghi della Rift Valley, che qui chiamano omena, e l'altra specie di tilapia che era stata introdotta, ovvero l'Oreochromis niloticus, che in realtà sta facendo
cioè se l'è cavata bene anche lui, come il Lattes all'interno del lago Vittoria. Cioè, vedete da questo esemplare che riesce a raggiungere buone dimensioni anche in buon numero, anche se pure questo pesce ultimamente è stato sempre più destinato al mercato estero rispetto che al mercato locale. However successful the Nile perch may have been from the commercial standpoint, from the standpoint of the indigenous fish fauna of Lake Victoria, notably the haplochromines, the introduction was a disaster. It took quite a while for the Nile perch population to increase to the point where it could impact the native cichlids. Basically, the last decade of the 20th century saw the largest single vertebrate extinction since the Cretaceous terminal event that took out the dinosaurs. And as you can see from this particular graph, we've lost a tremendous number of species in virtually all trophic gills previously present in Lake Victoria. And what happened to these fish is quite simple. The Nile perch ate them all up. Sì, quindi per quanto l'introduzione della perca del Nilo, del Lattes nilotico, sia stato un grande successo commerciale, è stato altrettanto negativo e disastroso dal punto di vista della biodiversità, perché insomma, il Lattes è un grande predatore che raggiunge taglie notevoli e quindi sostanzialmente mangia gran parte degli haplochromini endemici del lago Vittoria. E come vediamo da questa grafica abbastanza deprimente, vedete in blu quello che è la popolazione, il numero delle specie divise in nicchie alimentari, quindi i pescivori, quelli che mangiano i molluschi, gli insettivori, gli ergivori, prima e dopo l'introduzione della perca del Nilo. Vedete come insomma la decrescita sia veramente costante, alcuni più impattati, altri meno, ma insomma è evidente che l'introduzione della perca del Nilo, che è un grande predatore, quindi semplicemente mangia tutte queste altre specie, è stata un vero disastro che Paul ha paragonato come diciamo impatto dell'evento a subito dopo sostanzialmente l'estinzione dei dinosauri. The feeding gills that were principally affected were deep water species like Gaurachromis obtusadens, predators like Harpagochromis, and embryo eaters like Lipochromis species, and a number of the snail-eating species like Labrachromis. All of these fish are, to the best of our knowledge, extinct in the lake. Sì, queste sono alcune delle vittime preferite che ad oggi siamo quasi certi siano completamente estinte nel lago a causa della predazione del Lattes. Erano specie di acque profonde come il Gaurochromis, predatori come l'Arpagochromis, mangiatori di giovani, quindi pedofagi come l'Hipochromis o il Labrachromis. Tutti questi appunto sono considerati estinti nel lago. If we look at the Mbipi is basically the local name for the rock-dwelling fish. If we look at the conservation status of the non-rock-dwelling Haplachromis, the picture is pretty grim. Very few of these species are what you would call species of least concern. All the others are to a greater or lesser extent threatened, and unfortunately, there's a very large number of them that are extinct. They're simply not there anymore. E quindi facendo uno zoom alla popolazione degli haplochromini del Vittoria che non sono legati alle rocce, quindi questi non BP che sono un po' come gli Haps e gli Mbuna dei Malawi, quindi non Mbuna, insomma, la situazione è veramente terrificante in quanto davvero pochissime specie sono classificate come least concern, che è la classificazione di diciamo, stato di conservazione in natura della specie, viene è quella la stessa adottata ad esempio dalle UCN Red List. Gran parte sono vulnerabili o già a pericolo di estinzione e molte sono
totalmente recuperabili perché già estinte. Where we find haplochromines in the lake now are places where, for whatever reason or another, the Nile perch cannot go or has not gone. These are either peripheral lakes, like Lake Kanyaboli in Kenya or Lake Nawampasa in Uganda, where for whatever reason, either a physical barrier or a physiological barrier, the Nile perch has never been able to invade these bodies of water. Sì, alcuni pochi rifugi per le specie endemiche che ancora resistono sono i laghi in realtà periferici del Vittoria, dove per motivi o di chimica fisica dell'acqua o barriere fisiche o altre ragioni non sempre note, la perca del Nilo, quindi il Lattes, non è riuscito a colonizzare questi laghi e qui sopravvivono alcuni haplochromini. So Lake Kanyaboli, for example, has essentially an entirely indigenous fish fauna. I shouldn't say that. There's Nile tilapia in Lake Kanyaboli, but all the other fish are haplochromines, and there's a relic population of Oreochromis esculentus. So this is sort of a small sample of a pre-Latis Lake Victoria. There's an insectivore, Sarotilapia oligolepis. There are a number of periphyton scrapers, Mbipia and Xistochromis. And there's not only is there Oreochromis esculentus, there is also a specialized embryo eater, Lipochromis maxillaris, that apparently is specialized to prey upon the embryos of the tilapia. Sì, e appunto, ad esempio nel lago Kinyamboli in Kenya c'è è come se fosse un piccolo laboratorio del Vittoria pre-introduzione del Lattes, e ha praticamente una fauna ittica che è interamente nativa, quindi senza specie aliene, a parte l'Oreochromis niloticus che c'è, ma non c'è il Lattes. Tra gli altri ritroviamo una popolazione diciamo residua di Oreochromis esculentus e alcuni haplochromini come questo Mbipia crossbar, che è un ciclide legato alle rocce, Tilapia oligolepis, e anche un pedofago come il Diprochromis maxillaris, che si pensa sia specializzato nella predazione dei piccoli di Oreochromis. In Lake Nawampasa, again, you have a cross-section of that pre-Latis haplochromine fauna. You have a Statotilapia latifasciata, which is an omnivore. You have a Harpagochromis species, a piscivore. You have a Lipochromis, another embryo eater. And you have true haplochromous, which are essentially periphyton scrapers. E qui in modo simile nel lago Nawampasa c'è un altro spaccato di specie diverse, sempre nel Vittoria pre-Lattes, con diversi pesci che occupano diverse nicchie alimentari, come un insettivoro come l'atifasciata, un predatore come l'Harpagochromis, un altro mangiatore di piccoli come l'Hipochromis, e i veri Haplochromis come Rubigri. The other places where you find surviving haplochromines are areas where, for whatever reason, you have a very low concentration of dissolved oxygen in the water. Latis are extremely sensitive to low oxygen concentrations, whereas cichlids, on the other hand, can survive quite happily under conditions that kill latis very efficiently. So swampy areas, papyrus swamp areas in particular, the estuaries of rivers where there's a high sediment level, and interestingly enough, along the periphery of stands of water hyacinth. We tend to think of water hyacinth as a bad thing because it typically chokes off gas exchange, and the water under dense mats of water hyacinth tends to be very deficient in oxygen. But along the margin, there's still some dissolved oxygen, but the concentration is too low to support Nile perch. So basically, these masses of water hyacinth have become, in effect, refuges for some of the Haplochromis species.
E poi ci sono altri posti in cui gli aplocromini possono ancora rifugiarsi dai terribili predatori latex, e questi sono tipicamente posti a bassa concentrazione di ossigeno. I cicli di aplocromini riescono a tollerare queste condizioni abbastanza bene. Dall'altro lato, invece, il latex è molto sensibile a bassi livelli di ossigeno, e quindi in queste aree, che di solito sono aree paludose o estuari di fiumi dove c'è molto sedimento, o anche zone ricoperte da giacinti d'acqua, che di solito sono visti come una cosa cattiva perché limitano lo scambio gassoso coprendo tutta la superficie dell'acqua con le loro foglie e la vegetazione. In realtà questo appunto crea una zone a livelli di ossigeno piuttosto bassi, che sono inospitali completamente per il latex, ma che i ciclidi possono continuare a sfruttare come rifugi. E quindi qui troviamo ancora qualche aplocromino anche nel lago stesso. And the fish we typically find in these habitats are detritus feeders or insectivores. Paralibitochromis thick-skinned and Haplochromis Kenya gold are both species that are now presently commercially available in the United States. They're being bred in Florida. Haplochromis lividus was recently brought into culture from fish that were collected in sort of swampy habitat. And this is also a place where you'd find Paralibitochromis plagiodon. E questi sono alcuni esempi di pesci che si trovano, si sono rifugiati in queste zone ipossiche. Sono soprattutto detritivori, perché abbiamo visto che c'è molto sedimento in queste zone, o insettivori. Tra questi un paio di specie come il thick skin e il Kenya gold, che sono anche relativamente disponibili per i nostri acquari, perché sono diciamo, riprodotte con successo in alcune farm, ad esempio in Florida, ma anche la Prochromys lividus e il plagiodon, e di questi diceva che il lividus è stato appunto ritrovato in alcune zone paludose e si sta lavorando per moltiplicarlo in cattività anche. And the other place that has provided habitat that's safe for cichlids are rocky shorelines. And this is why essentially the rest of this program will be largely devoted to the Imbipi, the haplochromines that live in the rocks. E un ultimo posto che è rifugio per gli aplocromini sono le coste rocciose, e questo è il motivo per cui il resto di questa lezione sarà soprattutto incentrato sul gruppo degli aplocromini che si chiamano Mbipia, Mbipi, tra cui anche l'Ombipia, che sono quelli appunto che abitano le zone rocciose. And typically, these fish tend to be algae scrapers like Neochromis, snail eaters like Macropleurotus bicolor, which is a monotypic genus. Again, there are some algae periphyton scrapers like the Haplochromis bluidiquidens, and there is even a few surviving embryo eaters that occur in these habitats as well, like Lipochromis cryptodon. In queste zone chiaramente troviamo soprattutto mangiatori di alghe come il Neochromis e il Blue Obliquidens, alcuni mangiatori di lumache come Macropleurodus, che è oltretutto un genere monospecie, quindi c'è solo questa specie in questo genere, e anche qualche residuo di mangiatori di piccoli come il Lipochromis cryptodon. And as you can see, unlike the non-Mbipi haplochromines, the Mbipi, the rock dwellers, are doing reasonably well. There are far more of these animals that are still present in the lake. And with relatively rare exceptions, while they are all to a greater or lesser extent vulnerable because of changes that are happening in the lake ecosystem as a whole,
They managed to hold out fairly well in the face of Letis. And again, the reason for this is that they have places to hide when they're being approached by a big predator. It's very much the same situation as the Mbuna in Lake Malawi. These small fish can survive in a lake full of predators because they live in a habitat that provides protection against these kind of predatory enemies. E qui come vediamo da questa grafica, che è simile a quella di prima, in realtà gli aplocromini del gruppo degli imbipi, quindi quelli che abitano le zone rocciose, sono messi decisamente meglio rispetto ai loro cugini più sfortunati, semplicemente perché questi pesci vivono in un habitat, quindi quello di roccia, che ovviamente permette più vie di fuga e nascondigli da un grosso predatore come il Lates. Quindi così, un po' così come succede nel lago Malawi con gli Mbuna, questi sono sopravvissuti in maniera molto più felice all'introduzione del grande predatore che è il Lates niloticus, semplicemente perché abitano un ambiente che gli dà più opportunità di sfuggire a questo predatore. From the standpoint of aquarium husbandry, the important thing is these fish need a lot of room. If you crowd them, you get a lot of aggression and you'll eventually wind up losing fish. The minimum tank size for a single species breeding group, 30 gallons or about 120 liters. Minimum tank size, if you want to make a community of Lake Victoria cichlids, which is perfectly feasible, is about 225 to 250 liter tanks. They're not particular about water chemistry, as I indicated earlier. As long as the pH stays above neutral or above, they're quite happy. However, they are extremely sensitive to abrupt changes or drops in pH. So if you live in an area where the water is naturally soft, it's very important to buffer the water against pH changes with a calcareous substratum, either crushed coral or dolomitic gravel. They're very sensitive to dissolved waste buildup, like many cichlids. If you want to keep them happy, frequent, regular, partial water changes. Temperature range, 22 to 26 degrees centigrade is appropriate for day-to-day maintenance. You can let temperature climb to 27 to 30 degrees to stimulate spawning. It's very important to note that the levels of aggression increase with water temperature. The warmer the water is, the more aggressive they tend to be. Most of these fish don't eat plants, but a lot of them dig spawning pits. So they're not the ideal candidate for a well-planted aquarium for that reason. They're also, regardless of what their feeding specialization is in the wild, they're not difficult to feed in captivity. They take live, frozen, and prepared foods with equal enthusiasm. It's very important, however, to include some kind of vegetable-based food in the diet of all these fish, even the large piscivores. They just do a great deal better if they have their vegetables. Okay, qui ci sono un po' di consigli pratici per il loro mantenimento in acquario. Quindi la cosa essenziale è lo spazio. Quindi per una singola specie, quindi un monospecifico, spazio minimo sono 120 litri, e se si vuole fare invece un acquario di comunità, che è una cosa non comunissima ma si può fare, anche con i cicli del Lago Vittoria ci vogliono almeno 225 litri o 55 galloni americani. Riguardo invece ad altre cose, sono abbastanza robusti, la chimica dell'acqua non è un grande problema finché riusciamo a mantenere un pH neutro o meglio sopra il neutro, che questi pesci sono molto sensibili a cali drastici nel pH, quindi se viviamo in un posto con acqua tenera o abbiamo acqua tenera per qualsiasi motivo, magari perché abbiamo un addolcitore per l'acqua di casa, è importante aggiungere come si dice buffer, quindi sostanzialmente carbonati che possano tamponare i cali di pH. Come tanti altri ciclidi, se volete mantenerli bene, bisogna tenere bassi tipicamente i nitrati, quindi cambi
regolari parziali. Temperature stanno bene tra i 22 e i 26 gradi come regola, ma se si vuole spingerli a riprodursi un po' di più si può alzare fino a 27-30, ma con la nota che più alzata la temperatura chiaramente più aumenta anche il livello di aggressività di questi pesci. Le piante non le mangiano, ma potrebbero scavare parecchio per costruire i loro nidi per riprodursi, quindi non sono, diciamo, la scelta ottimale se tenete molto al layout, alle vostre pianticelle tutte belle ordinate. E riguardo al cibo sono molto adattabili e mangiano di tutto, ma Paul consiglia di dare sempre una porzione di cibo vegetale anche ai grandi piscivori, perché insomma, nella sua esperienza vanno molto meglio se gli date anche una componente di cibo vegetale oltre al proteico. Managing the behavior of these fish in captivity can sometimes be a challenge. First of all, you can't house all Victorian cichlids together without problems. Most of the non-Mbipi species display territorial behavior only in the presence of right females of their own species. However, males of most Mbipi species are persistently territorial, and they will defend their territories not only against members of their own species, but against other haplochromine species as well. Generally speaking, males of these persistently territorial species will suppress the reproductive efforts of males of less aggressive species. And in the process, they may even injure or kill them. This sort of hyperdominance can also result in hybridization, because if the female does not have an appropriate male to respond to, she will respond to whichever male is displaying aggressively. And many male haplochromines are remarkably unselective about whom they display to. They're veritable Don Giovannis in that regard. Never house males with similar breeding coloration together. This virtually guarantees serious interspecific fighting. Nor is it prudent to house species of the same genus together. This again increases the likelihood of serious fighting, and it can result in unintended hybridization. And finally, while predatory haplochromines will ignore tank mates too large to easily swallow, do not underestimate their mouth size. It's quite remarkable how large a fish some of these predatory haplochromis can manage to fit inside their mouths. Interesting. Quindi la cosa più difficile nel mantenere questi pesci è in realtà dominarne e gestirne il temperamento anche in acquario. Quindi nonostante si possano fare vasche di comunità, non si possono mettere specie a piacere mescolate nello stesso acquario. C'è una differenza da fare tra gli haplochromini che vivono negli ambienti rocciosi e quelli non. Gli imbipi difendono un territorio sempre, mentre i non imbipi lo difendono solo in presenza di femmine della loro specie pronte a riprodursi. I maschi degli imbipi in particolare sono aggressivi sia verso i loro conspecifici che verso gli altri pesci, e in più tendono a diventare iperdominanti, il che può portare a problemi di ibridazione, perché questi pesci specialmente i maschi, sono poco selettivi rispetto alle femmine che corteggiano, e le femmine chiaramente, se non hanno un maschio adeguatamente dominante della propria specie con cui accoppiarsi, semplicemente tenderanno ad andare a riprodursi col maschio più dominante, anche se di una specie diversa. Quindi per evitare contrasti e eccessiva aggressività tra specie diverse e ibridazione, che è comunque possibile con questi haplochromini, ci sono alcune regole pratiche che sono un po' le solite, ma è bene ripeterle. Quindi evitare di mettere nello stesso acquario specie in cui la colorazione dei maschi in abito da riproduzione sia simile. Questo quasi sicuramente porta all'ibridazione e anche a aggressività aumentata anche tra specie diverse. Non mettere due specie dello stesso genere
quindi la prima parte del nome scientifico deve essere diverso, altrimenti di nuovo botte e ibridazione. E ultimo consiglio pratico, fare attenzione a non sottostimare le dimensioni della bocca delle specie predatorie, in quanto insomma, è abbastanza notevole quanto questi aplocromini predatori riescano a tentare almeno di mangiare pesci che anche sembrano troppo grandi per essere loro preda. This is an example of an arrangement that would not work well. It would not be prudent to house these three species together in the same tank. The male breeding coloration is too similar. These fish would fight one another and you would eventually wind up losing fish. Sì, questo è un esempio di un abbinamento da non fare, nonostante sono 3 specie diverse, 3 generi diversi, vedete la colorazione in riproduzione è molto simile e questi pesci quasi sicuramente combatterebbero tra di loro e si finirebbe per insomma, perderne alcuni per aggressività. This is a combination that would work quite well. These fish are morphologically sufficiently distinctive so that you could recognize possible hybrid fry without any difficulty. The male breeding coloration is sufficiently different so that they will effectively not recognize one another as potential competitors. So this would be a perfectly suitable combination for a Lake Victoria community tank. Invece questo è un esempio di un abbinamento invece più saggiamente disposto. Ad esempio, vedete come queste specie sono tutte di generi diversi e anche la loro colorazione in riproduzione dei maschi, chiaramente le femmine di solito contano meno, sono abbastanza diverse per non causare eccessiva aggressività tra le specie diverse e rischio di ibridazione. Quindi questo è un abbinamento che potrebbe andare bene. It is perfectly possible to keep Lake Victoria cichlids with other kinds of cichlids. They will live quite happily with Aulanicara species from Lake Malawi. They get along quite well with some of the smaller and less aggressive Mbuna species. I've kept them with some of the endemic cichlids from Lake Barombiambo in the Cameroons, and also with Cocodon snyderae, a small endemic tilapia from Lake Berman in the Cameroons. And again, the fish got along quite nicely. They not only got along well, but the Victoria cichlids bred quite freely in the company of these companions. Ci sono anche abbinamenti che si possono fare con ciclidi che vengono da altri posti, ad esempio i ciclidi del Vittoria vanno abbastanza bene con l'Eulanocara del lago Malawi, così come con alcuni Mbuna che sono tra i più piccoli e meno aggressivi, quindi evitate i vari metri al clima, eccetera, eccetera, e polli anche messi con successo assieme a dei ciclidi endemici del Camerun, come lo Stomatepia pinduche del lago Baron-Bimbo in Camerun e anche il Coptodon snyderae, che è una tilapia del lago Birmin, sempre in Camerun. Non-cichlid companions, they do quite well with mid-water schooling fish that are too large to swallow. So they are quite happy with Diverio species as companions. I've kept them with Diverio pathurana and Diverio malabaricus. You can keep them with Australasian rainbow fish without any difficulty. Cynodontus make good companions. Cynodontus multipunctatus is not the ideal choice in that regard because basically it parasitizes mouth-brooding cichlids when it spawns. And in point of fact, multipunctatus will utilize Victoria haplochromines as a host for its developing young. And the smaller South American Lower Korean species like Hypancistris and Picoltia will also coexist quite happily with Lake Victoria cichlids. Qui ci sono altri abbinamenti insomma, consigliabili con specie che non sono della famiglia dei ciclidi, quindi vanno bene con pesci di branco che stanno un po' a mezz'acqua, che però non siano troppo piccoli perché altrimenti vengono mangiati, come quelli del genere Devario.
possono stare con i Synodontis, anche se qui il multipunctatus dobbiamo ricordarci che è uno di quei catfish che si chiamano cuckoo, quindi fa una riproduzione parassita e insomma gli aplocromini del Vittoria sono una delle sue vittime preferite, quindi non è il meglio se volete riprodurre con grande successo i cicli del Vittoria. Stanno bene con i rainbow fish, questi sono pesci dell'emisfero australe, oppure con i piccoli loricaridi, specie quelli carnivori del genere, ad esempio i pancistrus o le pecoltia. Again, predatory haplochromines will ignore fish too large to be easily swallowed. But as you can see from this photograph showing a Harpagochromis orthostoma with closed mouth and open mouth, never underestimate the size of their mouths. We had a situation at the New York Aquarium where a 4-inch long orthostoma tried to swallow a 3.5-inch long Perrieri. And the only reason that he did not choke to death was that the Perrieri was able to shake itself loose from the mouth. So respect their mouths. Sì, quindi di nuovo ribadisce l'avvertimento di non sottostimare la dimensione della bocca di alcuni di questi predatori, perché ad esempio al New York Aquarium hanno avuto uno di questi grandi predatori che abbiamo visto prima, che ha 4 pollici di lunghezza, quindi a 10 centimetri, ha tentato di mangiarsi un altro pesce che era 3 pollici e mezzo, quindi 8. L'unico motivo per cui sono entrambi sopravvissuti è che la preda è riuscita in qualche modo a ovviamente ancora viva e quindi a divincolarsi dalla bocca, e quindi si sono salvati entrambi. Però insomma tenetene conto quando mischiate i pesci assieme. These are not particularly difficult fish to breed, with one possible exception. All Victorian haplochromines are, excuse me, I just had a cat walk across a keyboard. That's okay. Let me see if I can correct the situation. It's the joy of companion animals. Mm-hmm. Better stick to fish. At least they don't walk on your keyboards. There is that. Apologies for that. As I say, these are not particularly difficult fish to breed. With one possible exception, they are all polygynous, ovophile maternal mouth brooders that practice intrabuccal fertilization. To minimize risk to females, it's best to house them on a single male, multiple female basis. If you're going to keep them as single pairs, keep them as pairs only in a community tank. It's very important that the breeding tank provide hiding places for the females once spawning is finished.
Some males literally don't know when to stop courting. Incubation time, it varies from 14 to 21 days, depends on the species. The important thing is that breeding tanks should never have a gravel bottom. The most common source of breeding failure is when a female picks up a piece of gravel along with the eggs. And in the process of the chewing motion that she makes to keep the eggs oxygenated, basically the gravel destroys the eggs. So these fish should be bred either over a completely bare bottom or over a fine sand bottom. Other than that, as I say, they're very straightforward fish to breed. Sì, allora sono pesci piuttosto facili da riprodurre. Ci sono alcune accortezze però. La prima è che chiaramente quasi tutti questi pesci sono pesci poligami, quindi bisogna tenerli in configurazione di un maschio con più femmine. È bene avere un buon numero di femmine perché i maschi insomma non si fermano nel corteggiamento anche quando la femmina ha finito le uova, e quindi dobbiamo dargli posti per nascondersi e altre femmine potenziali target per distrarre il maschio. Il tempo di incubazione, sono tutti incubatori orali materni e il tempo di incubazione varia dalle 2 alle 3 settimane. E una cosa importante è che è sconsigliato avere un fondo di ghiaino perché le femmine possono raccogliere per sbaglio alcuni sassolini e nel riposizionare le uova e nel insomma farle girare all'interno della bocca come tipicamente fanno, la cosa che succede è che il sassolino rovina le uova e le distrugge. Quindi o fondo vetro, quindi niente substrato, oppure una sabbia fine. The Imbipi are a diverse group of fish. There are 6 recognized genera of Imbipi: Neochromis, Lithochromis, Imbipia, Paralibidochromis in the strict sense, and Paralibidochromis in the broad sense, and finally Pundamilia. The number of species indicated is approximate. We are still discovering new ones in the lake. Sì, qui vediamo una panoramica dei 6 generi degli imbipi, Neochromis, Lithochromis, Imbipia, Paralabidochromis, il Paralabidochromis tra virgolette che è quello senso lato, e il Pundamilia. Il numero delle specie che sono scritte a destra per ognuno dei generi è diciamo temporaneo e stimato perché ancora ci sono tante specie non descritte e se ne stanno scoprendo altre. Neochromis are the closest morphological approximation to some of the Mbuna species of Lake Malawi. These are algae scrapers. They scrape algae from a solid rock surface. They tend to be extremely aggressive to others of their own species, and some of them are rather unpleasant companions for other genera of Victorian Haplochromis as well. They're interesting fish, but they can sometimes be challenging to manage in the aquarium. Questo è il primo genere, che sono i Neochromis, sono sostanzialmente il clone morfologico di alcuni Mbuna del Malawi, e infatti sono anche questi mangiatori di alghe che raschiano dalle rocce e sono pesci molto belli, però abbastanza problematici perché sono estremamente aggressivi anche verso altre specie, quindi sono belli ma sono difficilmente gestibili. But, Paul, I remember seeing Neochromis omniceruleus, and it looked like a rather small fish. So what's the maximum size of these genus, or if there's any difference? None of them particularly large. In the wild, you would rarely see one more than about 7 centimeters long. All of these fish grow a good deal larger in captivity than they do in the wild because they eat a lot better in captivity. Of course, but they're smaller on average than the Mbuna counterparts. Well, most of the Mbuna are a lot smaller in the lake than they are in our aquariums too. Of course, yes, for the same reason. Yeah.
Niente, gli chiedevo una conferma sulle dimensioni massime e dice che in natura questi pesci, un po' come gli imbuna, tendono a rimanere abbastanza piccoli, non superano di solito i 7 centimetri, ma chiaramente in acquario crescono di più per le stesse ragioni per cui crescono di più gli imbuna, quindi disponibilità di cibo, vivono più a lungo e queste cose tipiche. Lithochromis, again, lithochromis means in Greek rock cichlid. And again, these are fish that you'll typically find in rocky habitats. They are also algae scrapers, although they're less morphologically specialized than some of the Neochromis are. And some of them are very attractive fish indeed. Lithochromis rufus, I think, is one of the most colorful of all the Lake Victoria cichlids. And again, they can be something of a challenge to manage. Males are very intolerant of one another, but they are less likely to be aggressive towards other genera than some of the Neochromis species are. Questo è un altro gruppo sempre di imbipi, sono i Lithochromis, alcuni sono tra i più colorati, i più belli, come il Rufus. Lithochromis chiaramente viene dal greco lithos, cioè roccia, e Rufus è chiaramente rosso, come vedete. Anche questi sono abbastanza ostici come carattere, anche se sono tendenzialmente un po' meno aggressivi verso altri generi rispetto ai Neochromis. Paralibidochromis are ecologically analogous to the Libidochromis species of Lake Malawi. They're insect eaters. The most dramatic example of this is Paralibidochromis chilotes, which also has the specialized lip structure that makes it easier to pick insects from among the rocks. But there are other members of the genus that have the same feeding pattern but are not as morphologically specialized. The Paralibidochromis, as we presently define it morphologically, is not a monophyletic group. The geneticists have looked at these fish and they have recognized 3 quite distinct groupings that are presently classified in the same genus. The problem, unfortunately, is the type species of the genus Paralibidochromis victoriae is apparently extinct. And while we, as I say, we have these recognized genetic groups, we don't know which of them corresponds to Paralibidochromis because we don't have the type species Victoriae to do genetic studies of. So again, if we're lucky enough to find this animal again, it's not impossible that we do. Until then, the assignment of these fish to Paralibidochromis or whatever other genus they belong to is going to be a little bit questionable. Questo è un altro gruppo dei Paralibidochromis, che è un genere che è stato eretto, diciamo, a somiglianza dei Labidochromis del Malawi, quindi anche questi sono mangiatori di insetti. Morfologicamente sono non tutti uguali, come vedete il Chilotes ad esempio ha questa struttura delle labbra carnose come il lobo Chilotes del Malawi. Questa diversità morfologica si riflette anche in diversità genetica, quindi sono stati fatti studi genetici che hanno identificato almeno 3 sottogruppi che potrebbero diventare generi a sé stanti, ma il problema è che la specie tipo del genere è in realtà estinta in natura e quindi per erigere altri generi bisognerebbe prima capire qual è il vero Paralibidochromis per poi mettere gli altri in altri generi più giusti per loro, però questa cosa non si può fare perché essendo la specie estinta e probabilmente essendoci solo esemplari conservati, gli studi genetici non si possono fare su esemplari conservati in formalina, quindi insomma, è un po' un gatto che si morde la coda. These are fish that, again, in the broad sense, would fall under the category Paralibidochromis, but I strongly suspect, and others agree with me, that these animals are really something quite different. So for the moment, we leave them Paralibidochromis, but we qualify it by having quotation marks around the generic name. All three of these animals, the Mwanza rock crebensis, Uganda rock crebensis, and CF crassulabris,
are in commercial production in the United States. Spot bar, we had at one time in the Lake Victoria Species Survival Program, but unfortunately we've lost this particular species. And again, these are colorful fish, moderately aggressive, and they do quite nicely in a community setting with morphologically different Victoria haplochromis. Questi sono pesci che sono, diciamo, messi temporaneamente in questo genere allargato di Paralabidochromis, anche se è abbastanza evidente che sono abbastanza diversi, quindi per adesso stanno lì, poi in attesa un po' di migliore collocazione. Sono i primi tre, i due Cribensis e il Crassilabris, sono disponibili nel commercio acquarofilo, almeno negli Stati Uniti, e invece lo spot bar è stato disponibile ed era nel programma di conservazione in cattività, chiaramente dei cicli del Lago Vittoria, ma purtroppo è stato perso. The genus Mbipi comprises two described species, Mbipia mbipi and Mbipia lutea, and there are a number of other animals that clearly fall in that genus morphologically, but that have yet to be described. CF lutea is from Lake Victoria proper. Crossbar is a species that I collected in Lake Kanyaboli in Kenya. And these are reasonably good sized fish. These will reach 10 to 12 centimeters standard length quite easily. Fairly straightforward to maintain. They're essentially an omnivore in nature, and relatively less aggressive than some of the other members of this particular group. Questo invece è il genere degli Mbipia. Ci sono due specie descritte, lo Mbipi e il Lutea, e un po' di altre specie che insomma sono buoni candidati per essere Mbipia morfologicamente, ma non sono ancora stati descritti formalmente, quindi vediamo il CF lutea, che vuol dire che assomiglia al lutea, e il crossbar. Il lutea si trova propriamente nel Vittoria, invece il crossbar sta in uno di quei laghi satellite in Kenya che abbiamo visto prima. Pundamilia are an interesting group. They are essentially plankton feeders. They make their living much the same way that fish like Neolamprologus burchardi do in Lake Tanganyika. The males hold station above rocks to display. The females are in among the rocks. And basically, they're plankton feeders. Pundamila is the Kiswahili word for zebra, and all the members of this group at one point or another in their life have a distinct pattern of dark vertical bars on the flanks. My personal feeling is that Pundamilia nyrerii is one of the most beautiful fish in the lake. It is sufficiently attractive so that the Tanzanian government has actually put it on a stamp. And the species name honors Julius Nyerere, the first president of an independent Tanzania. Males tend to be rather unpleasant to one another, and they sometimes can drive females very hard. So again, these are fish that require plenty of room, but most of them are stunningly attractive. The only one that I would really describe as a pathologically impossible fish to manage is Pundamilia azurea. This, in my experience, is the most aggressive of all the Lake Victoria haplochromines. And not only towards other haplochromines, I couldn't keep them with any other species of fish either. Again, it's a fairly large genus. Macrocephala is commercially available. Crimson Tide, and this is not a particularly good specimen of that particular species. Some individuals of that fish just have the most beautiful bright red flush on the flanks. Unfortunately, it seems to be a very variable characteristic, and only a few males out of any given spawn ever seem to develop that color pattern. But blue bar is an attractive fish. Nancio is nominally a member of the Nyrerii complex, but I think it's different enough in color pattern, so it will probably be recognized as a separate species. And again, a number of these species are in commercial production in the United States. The Nyrerii color forms in particular are much appreciated by hobbyists. Questo è l'altro genere, uno dei più conosciuti, i Pundamilia.
Sono mangiatori di plankton, quindi un po' come i Neolamprolochus brichardi o pulcher del Tanganica, dove il maschio sta sopra le rocce, si fa vedere dalle femmine, mangia il plankton che passa, e le femmine stanno più vicine alle rocce per riprodursi, e sostanzialmente mangiano il plankton che arriva con le correnti, con l'acqua. Sono pesci molto belli, quello più noto è chiaramente il Niererei, che è uno dei ciclidi della Rift Valley più colorati in assoluto, il nome Pundamilia arriva dalla parola locale Pundamila, che vuol dire zebra. Infatti tutti questi pesci hanno a un certo punto della loro vita, almeno o sempre, delle barre verticali scure, un po' come le zebre. Sono pesci abbastanza combattivi tra loro, ma non in maniera impressionante, a parte l'Azurea, che dice che insomma, è quello che gli ha sempre comunque dato problemi di aggressività, anche con pesci di altre specie, anche non del Vittoria. Sostanzialmente questo è quanto. È un genere abbastanza ampio, che contiene diverse specie, alcune ancora non descritte, come il Crimson Tide, che dice avere questa bella macchia rossa ma solo in alcuni individui, il Blue Bar, il Nansio, che dovrebbe essere, cioè attualmente è sotto una forma di colore del Niererei, ma probabilmente diventerà una specie a parte. Xystichromis, a virtually unpronounceable name that we can blame Humphrey Greenwood for, are again herbivorous fish. They're basically a periphyton scraper. Phytophagus, the name literally means plant eater in Greek. And while if you looked at the stomach of wild specimens, there are lots of algal filaments in there, they're effectively undigested. What these animals are doing is digesting the microscopic animals that live on the algae or on the leaves of the plants that they consume. That said, I wouldn't recommend any of these animals in a planted aquarium. It wouldn't work terribly well for the plants. But for the most part, these are easily managed fish. They're not terribly aggressive. They are not terribly large. We're talking somewhere between 7 and 10 centimeters standard length. And I consider them a very good beginner's Victoria cichlid. They're colorful, they're easy to manage, and they're not particularly aggressive. Questo è il genere di Xystichromis, è un nome un po' brutto, ma dice che dobbiamo dare la colpa a Greenwood, che ovviamente ha eretto il genere. Sono pesci perifitofagi, quindi in realtà il contenuto dello stomaco e degli intestini di questi pesci contiene molte alghe filamentose, però non è questo di cui si nutrono, perché le alghe vengono poi espulse e non digerite, ma quello che fanno è mangiare queste alghe per in realtà assimilare il nutrimento e digerire i piccoli animali che vivono sulle alghe, quindi piccoli crostacei, copepodi e queste cose. Sono pesci molto belli, non eccessivamente grandi, stanno tutti sotto tra i 7 e i 10 centimetri di lunghezza, e non sono nemmeno particolarmente aggressivi, quindi sono un buon pesce con cui iniziare la propria esperienza di allevamento dei ciclidi del Vittoria. Enterochromis are detritus feeders. Enterochromis means literally intestine cichlid, because they have an incredibly long intestine. The length of the intestine is several times the length of the actual fish. They are effectively ecologically analogous to the Oreochromis species in their feeding pattern. These tend to be fairly small fish. It's very rare for them to exceed 7 centimeters overall length. They're not particularly aggressive, and they're fairly easy to manage. They're not the most colorful members of the group, and unfortunately, we've lost most of these animals. Redback and Fine Barb were in the SSP, and they were dropped because they were not deemed to be in danger in the wild.
Big eye scraper, I collected only 2 specimens from Lake Canyaboli, and they were both male. And macula, which is an animal that we had in the program in the early days, but again, it proved to be not particularly threatened in the lake. There were still reasonably robust populations. So it was dropped from the program, and I think it's disappeared from the hobby as well. Poi ci sono gli Enterochromis, un altro genere. Questi sono tutti mangiatori di detrito. Come dice il nome, hanno gli intestini molto lunghi, che sono diverse volte più lunghi della lunghezza del pesce. Sono animali abbastanza piccoli, che arrivano massimo a 7 cm e non molto aggressivi. Purtroppo non sono neanche coloratissimi, solo alcuni sono disponibili per gli acquari, come il redback, il fine bar. Invece il big eye ne ha avuti solo 2 che ha pescato lui, ma erano entrambi maschi, e la Proctromis invece macula lo hanno avuto nel programma di conservazione dei cicli della Lago Vittoria, ma poi è stato, diciamo, abbandonato come progetto su questa specie particolare, perché si è visto che sostanzialmente resisteva ancora una popolazione piuttosto solida in natura, quindi era meglio investire su altre specie più a rischio. These 4 species represent a group of snail-eating cichlids from Lake Victoria that basically crack the shell of the snail with their jaw teeth. They're what we call oral shellers. Tychochromis zygnathus and Platyteniotus dagani are extinct in the wild. Both are being maintained by various captive breeding programs. Neither of them, unfortunately, is what I would call a particularly colorful fish, and I don't think, frankly, they have very much appeal for the average aquarium hobbyist. On the other hand, Tychochromis hippopoint salmon and Platyteniotus red-tailed sheller are very colorful fish. These animals are in commercial production, and they're generally reasonably available as these fish go in North America. And again, I think hippopoint salmon is just a strikingly colored fish. These are not particularly aggressive animals. Again, the males can be unkind to one another, but they pretty much ignore other Victorian Haplochromes. And hippopoint salmon in particular is a very good beginner's Victoria Haplochromis. It's very colorful, it's not particularly aggressive, easily maintained, and very easily bred. Questi sono invece 2 generi, quindi Tychochromis e Platyteniodus, che sono mangiatori di lumache, e in particolare questi rompono le conchiglie delle lumache per mangiarle con la bocca. I primi 2 in alto sono entrambe specie estinte in natura, ma che per fortuna sono state salvate da vari programmi di conservazione, anche se non hanno grande appeal per gli acquarafili, perché sono abbastanza modeste come colorazione. Invece le 2 in basso, l'Hippopoint salmon e red-tailed sheller, sono molto colorati e altrettanto abbastanza facilmente disponibili per gli acquari. In particolare l'Hippopoint salmon dice che è un ottimo pesce per novelli esploratori dei cicli del Vittoria, perché è abbastanza facile da mantenere, non è grande, non è aggressivo né con specifici né con altre specie, quindi è un'ottima specie con cui farsi le ossa. There are a few non-Mbipi that have also managed to survive the Nile perch. In fact, some of these I call Lazarus species because we thought they had gone extinct, and then we rediscovered them within the last couple of years. Most of these fish are pelagic plankton feeders, and they have avoided the Nile perch by hiding inside these very large schools of the little omina, the little pelagic cyprinid. These are remarkably unaggressive little fish. You have to be very careful about who you house them with, because they are very easily dominated and bullied by some of the other Victoria cichlids. Pisciata and Therioterion are reasonably well available in commercial channels on this side of the Atlantic. A couple of people are still working with Pyrocephalus and Argens.
Again, these are not the most colorful Lake Victoria cichlids, but they're very interesting because they are the ecological analogs of the Cyprichroma species that we have in Lake Tanganyika. And again, by Lake Victoria standards, these are pacifists. They are remarkably unaggressive little fish, and very unusual for them to reach more than about 7 centimeters total length. Questo invece è un gruppo di specie che sono mangiatori di plankton, e per fortuna alcuni anche dei non bipi, quindi quelli che non vivono in ambiente roccioso ma sono più pelagici, sono sopravvissuti alla predazione dell'Ates. Lui li chiama specie Lazzaro perché si pensava fossero morte, in senso estinte, invece sono state ritrovate in anni recenti. Il piceato, ad esempio, è abbastanza disponibile per gli acquari. L'Argens e il Pyrrhocephalus, c'è qualcuno che ci sta lavorando, ma non sono granché diffusi. E sono ottimi pesci anche questi per cominciare, sono per niente aggressivi e sono, diciamo, ecologicamente un po' l'analogo dei Cyprichromis del Tanganica, e si pensa che siano riusciti a, diciamo, sopravvivere all'introduzione del lattes perché si mischiano un po' a queste grandi banchi di sardine che chiamano omena o omina, e quindi insomma qualche esemplare sopravvive sempre, e le popolazioni sono arrivate fino ad oggi. And surprisingly, there are a number of predators that have managed to survive the Nile perch as well. Among the embryo eaters, Lipochromis melanopterus and is a Victorian species. CF parvidens was collected from Lake Nawampasa, one of the satellite lakes. Two-striped white lip and Matumbi hunter are both Victorian species. Despite their sort of fearful reputation as fry predators, these are remarkably unaggressive fish for their size, and these are fairly large fish. We're talking animals that can get to be up to 15 centimeters standard length. They are remarkably aggressive, unaggressive towards conspecifics, and frankly, unaggressive towards just about anything else. They are embryo eaters in nature. In captivity, as soon as they realize that a semi-divine person puts food in the tank on a regular basis, they say, the hell with going out and mugging someone for lunch. I'll eat the frozen food instead of trying to chase down someone to eat their embryos. So despite, again, their fearsome behavioral specialization in the wild, they're very easy animals to maintain in captivity. And in the case of Melanopterus and Parvidens, very attractive fish as well. Questi sono alcune specie e generi di pedofagi, quindi pesci che in natura predano i piccoli di altre specie. Il Melanopterus, ad esempio, è abbastanza disponibile, come il Matumbi hunter si trova nel Victoria. Invece il Two-Stripe White Lip era in uno dei laghi satellite, il Nawampasa in Kenya. Questi pesci, nonostante diventino abbastanza grandi, quindi arrivano anche ai 15 centimetri, in realtà sono molto pacifici e in acquario in realtà non predano quasi nulla, perché appena, insomma, si accorgono che gli arriva il cibo ogni giorno, un po' magicamente lasciano perdere il loro istinto predatorio e sono abbastanza facili invece da mantenere in termini di carattere in acquario. And there are still a few just generalized piscivores left. Perrieri, we thought was a Harpagochroma species. It turns out genetically it's an Aesochromis, which is something of a surprise. And the Harpagochroma turns out to be the valid genus for all the predatory haps in Lake Victoria. Harpagochroma orange hunter is, I think, one of the most attractive members of the group. It's available on this side of the Atlantic. C.F. squamulatus we've lost, unfortunately, and the same is true for red-eye guayarti. These were both in the SSP program. And in this particular case, we just didn't have, frankly, enough animals initially to establish a viable captive population.
And I suspect these are probably extinct in the wild. So these photos are essentially the only documentation we have of the life coloration of these particular species. Again, these are not, Perrieri is not a particularly large fish. I've never seen one more than about 7.5 centimeter standard length. But Orange Rock Hunter is a pretty good sized fish. It can reach 15 to 17 centimeters standard length without any difficulty at all. And again, just be respectful of that mouth. It can do quite a remarkable job in terms of swallowing smaller fish. Poi ci sono alcuni invece piscivori veri, quindi predatori di altri pesci sopravvissuti, anche questi. L'unico che vediamo di un genere che non è l'Harpagochromis, che è il genere di tutti i predatori piscivori del Vittoria, è lo Eusychromis perrieri, che insomma è stato messo in Eusychromis sulla base di studi genetici. Tutti gli altri sono Harpagochromis. In particolare l'Orange Hunter è molto bello, anche se diventa piuttosto grande, quindi tra i 15 e i 17 centimetri senza alcun problema. Il Perrieri invece rimane più piccolo, non supera i 7. E gli Squamulatus e il Redeye guiarti, queste sono tra le uniche foto che testimoniano qual è la loro colorazione in un pesce vivo, perché insomma erano nel programma di conservazione, ma purtroppo sono state perse perché insomma si è iniziato da veramente pochi animali ed era veramente difficile produrre una popolazione mantenibile come è successo in acquario a partire da quei pochi, però si pensa siano estinti in natura. In conclusion, the Nile perch is no longer the principal threat to Lake Victoria cichlids. What damage it can do, it has already done. The problem is the lake is growing progressively more eutrophic, and that deoxygenated zone creeps progressively closer to the surface of the water. Unless this process is stopped, all the lake's fishes, regardless of their formal conservation status, have to be considered at risk. This is a very serious problem. There are now 3 quite good-sized cities on Lake Victoria: Entebbe, Jinja, Kisumu, and Mwanza. None of these cities has anything that even remotely resembles a sewage treatment plant. So all 4 of these cities are pouring huge quantities of untreated sewage into the lake. Additionally, the watersheds of the major rivers flowing into the lake are deforested. So again, there's an ongoing flow of sediment into the lake. And as I mentioned earlier, we now have local shambas, local farms that come right down to the lake's edge, which are a non-point source of sedimentation. I am not optimistic about getting a handle on the eutrophication of Lake Victoria. I think unless something is done, particularly in the area of getting some kind of sewage treatment facilities going for these major cities, we could wind up losing the entire lake. That said, the Nile perch fishery at the moment is being heavily overfished. And this is the reason why we have some of these Lazarus species. The predation pressure on some of these pelagic plankton feeders has now dropped off to the point where they're actually showing up as bycatch in the Omena fishery. And my suspicion is if fishing pressure on the Nile perch continues, and I see no reason that it's going to change anytime in the foreseeable future, we can expect that there will be the reappearance of additional Lazarus species. These will probably be small detritivores and plankton feeders. It's also worth noting that the ichthyofauna of Lake Victoria is far from being completely inventoried. The only areas that have been sampled with any kind of rigor are the Speke and Mwanza Gulfs in Tanzania, the Wynnum Gulf in Kenya, and the Ugandan coastline immediately to the east and west of the outflow of the Nile River. That leaves an awful lot of coastline that has yet to be studied, and it wouldn't surprise me at all if we find that there are relic populations of other haplochromine feeding gills waiting to be discovered. Finally, the main obstacle to enlarging the number of Victorian haplochromines available to cichlid hobbyists are logistical and economic. There's active tropical fish exportation from both Kenya and Tanzania, and frankly, the only limited demand and low market price for these cichlids keeps us from seeing more of them.
not that there's necessarily any regulatory obstacle to getting these fish out of these countries. Uganda, on the other hand, has completely banned fish exportation. And this is rather unfortunate because Lake Nawampasa, which is a source of some of the most interesting relic Victorian haplochromenes, sits in Uganda. So in conclusion, the cupboard is not bare. These are two species that we thought were extinct. These are large piscivores, Harpagachromis pyropteryx, which means fire fin in Greek, and Harpagachromis garza. Pyropteryx was recently rediscovered in the Sese Islands, an island group in Ugandan portion of the lake, and garza was found in one of the peripheral lakes in Kenya. So again, there are still some surprises waiting for us in Lake Victoria. It's just a matter of working out the logistic challenge to getting these animals into the hobby. So thank you very much. If you have any questions, I'll try to do my best to answer them. Thank you, Paul. I'll translate the last bit and then we'll open up for questions. Quindi in conclusione possiamo dire che il reale problema ad oggi del lago Vittoria e dei suoi ciclidi endemici non è più la perca del Nilo, perché il danno che poteva fare sostanzialmente è già stato fatto, la predazione di tutte queste specie di haplochromini, ma piuttosto il continuo inesorabile processo di eutrofizzazione del lago, quindi l'eccesso di nutrienti che porta questa zona anossica, che per adesso si ferma a 20 metri di profondità, a mano a mano aumentare. Questo processo è abbastanza inesorabile, soprattutto dovuto alla presenza di 4 grandi città sulle coste del lago, che riversano scarichi di fognatura non trattati, perché non c'è alcun impianto di trattamento delle acque dentro il lago Vittoria, quindi questa è una grande fonte di nutrienti che causa insomma esplosioni di alghe e contribuisce all'eutrofizzazione, così come lo sfruttamento del terreno. Ad esempio il fiume immissario è stato, insomma le coste del fiume immissario sono state completamente deforestate, il che porta ulteriore sedimento all'interno del lago, così come la presenza di attività produttive agricole, di allevamento fino ai bordi del lago. Di nuovo porta a deforestazione e a ulteriore ingresso di sedimento. Quindi questo processo viene in qualche modo gestito e invertito, oppure più o meno inesorabilmente perderemo tutte le specie presenti nel lago. La perca del Nilo dall'altra parte è attualmente molto sfruttata in termini commerciali di pesca, quindi c'è molta pressione su questa popolazione, tant'è che stanno saltando fuori, ora che il Lattes è overfished, alcune specie stanno ricomparendo come diciamo cattura collaterale alla pesca della piccola sardina o mena, delle specie ad esempio mangiatori di plancton piuttosto che piccoli predatori, e quindi si pensa che adesso che questa pressione sulla perca del Nilo, che non ha alcuna ragione di diminuire, anzi continuerà, potrebbero saltare fuori altre specie in qualche modo ritrovate. Non ci sono particolari ostacoli ad esportare pesci dal Vittoria, seppure l'Uganda, che è uno dei 3 stati confinanti e che è anche uno di questi laghi satelliti dove si possono trovare molte specie così che si sono salvate dal lago Vittoria, però non sono accessibili perché l'Uganda ha completamente bandito l'esportazione di pesci vivi per il mercato acquarofilo. Dall'altra parte il Kenya e la Tanzania hanno entrambi un commercio attivo di pesci a scopo ornamentale, quindi non c'è nessuna barriera né di regolamenti né particolarmente logistica per far arrivare queste specie anche al mercato acquarofilo. Detto questo, il basso valore che noi appassionati paghiamo per
per questo tipo di pesci e insomma l'interesse di uno scarso numero di persone sono la principale barriera a una maggior diffusione di queste specie nell'hobby acquarofilo. Detto questo, alcune specie, come le ultime due che ha fatto vedere, sono state ritrovate di recente e quindi possiamo aspettarci che in realtà il racconto non sia concluso, ma che ci sia ancora la chance di ritrovare o riscoprire alcune specie che o si pensano estinte o proprio non si conoscono. Con questo Paul chiude, è pronto per le nostre domande se ne abbiamo dall'audience. Allora, io direi prima di tutto che possiamo apparire tutti, così almeno chiudiamo. Abbiamo qualche minuto per una domanda o due per Paul, in modo tale che poi chiudiamo una serata veramente interessante, perché di questi cicli del Lago Vittorio si parla poco. La difficoltà è trovarli obiettivamente. Ma io una domanda, allora faccio così da Eneas, dici tu, perché negli Stati Uniti c'è così tanto interesse, ci sono degli allevatori, parlava prima, giusto? Ma in Europa invece non mi sembra che ci siano cose di questo genere. So Livio thanks you for the interesting lecture, and he takes the chance to ask the first question. So he's wondering if you have any clues on why there is appears to be some interest in breeding and conservation of this group of cichlids in the US and North America. Well, you know, we've kind of seen a declining interest in Europe. Do you have any clue of why? Is it because you guys have active conservation programs that we don't, or? Well, this comes as something of a surprise because the most active Lake Victoria cichlid breeders are respectively in Germany and Poland. And Ole Seehausen, who's based in Switzerland, is at the moment doing the most active research into the genetics of these animals. And I know that he maintains a fairly substantial number of these animals in his lab as well. So my personal feeling is that right now, as far as breeding is concerned, the hot spots on your side of the Atlantic, not on ours. The animals that we have are primarily those that are being commercially produced in Florida for the aquarium trade. And it's a very restricted selection of animals indeed, much less restricted than what you people have on your side of the Atlantic in Europe. Quindi sì, Livio dice che forse è un'impressione parziale, magari una cosa solo italiana o insomma una nostra visione parziale, perché dice che in realtà alcuni degli hotspot delle persone che lavorano in termini di ricerca e anche di allevamento di questi pesci sono in realtà in Germania e Polonia, e poi cita il nostro amico Ole Seehausen, che è la persona che attivamente sta facendo più ricerche sulla genetica di questi pesci, che per chi non lo sapesse sta in Svizzera, mentre dice che nel mercato americano sono sì disponibili, ma solo un ristretto numero di specie, che sono quelle che allevano commercialmente le grandi farm di riproduzione di pesci tropicali, soprattutto concentrate in Florida. C'è Daniele che chiede una cosa in chat. Puoi chiedere qual è la corretta della Prochromis CH44? Ok. So we have a question from Daniele, who has a toddler sleeping, so he used the chat instead. So he wanted to ask what's the correct scientific name for the CH44 that he's been keeping for a long time, and he doesn't have a very sharp view on what this species exactly is. I have no idea what CH44 is. If he can email me a photograph of the animal, I will attempt to put a name on it. Of course, we'll try to do that. So my speculation is that it is the thick skin, but it's just from my very rudimental impression of what I've seen marketed as CH44 and I honestly don't know where the name originated from, but I've seen them offered under this name before.
So we'll dig up a photo and send it to you to have a good opinion on that. And Daniele mentioned that he didn't see the photo in today's slides, so it's most likely not one of those, but maybe it is, and we just missed it. Well, the fish that we're calling thick-skin displays considerable variability in the intensity of the striping of the bar pattern on the flanks. So it's quite possible. Like I say, we're just not familiar on this side of the Atlantic with this numbering system that you people use in Europe for a lot of these fish. We have our own set of popular names for them. Yeah, on a quick Google search, it comes up as a few hits on Haplochromis CH44 thick skin. So it can be other, but it's really confused. So Cichlid Forum, which is on your side of the Atlantic, calls it red tail, or Haplochromis SP number 44. So there's a few variations, but we'll dig up a couple pictures, and maybe Daniela can send me, and we'll show them to Paul offline, and we'll come back with an answer. So I think it's 11 p.m. here. So Olivia, what do you think? We can close the evening with, I will wish you all a good night and pleasant dreams. And thank I now you. have to go and feed 2 insistent cats. That's the reason why they walked on the keyboard. Of course, they want their food. I was supposed to be feeding cats and not talking to people. Of So course. buonasera a tutti. Buonasera, and thank you again. Grazie, Paul. It was another great you, night. Paul. Grazie, Paul. Thank you, Paul. Grazie, Nea. Ci vediamo you all il soon. 14. Domani è Il carnevale, no? Fate la Yes. festa di carnevale. Martedì grasso. Auguro un buon carnevale. Grazie. Grazie, Giuseppe. Grazie, ci vediamo il 14 comunque. Pumpkin with swimming with cichlids, ok? Tanganyika, quindi cambiamo lago. Sì, Va Yes. bene a tutti, grazie mille, grazie Thank you, everyone. grazie Giuseppe, grazie a Grazie, tutti. ciao a Buona tutti. serata, buona Bye. Buona serata.